benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il momento di WWE SummerSlam, il più grande party dell'estate. Avremo uno dei più importanti pay-per-view in casa WWE della nostra Universe Mode e ragazzi, come sempre, titoli in palio, match di qualità, la fine di tante rivalità portate avanti nelle ultime settimane di Raw e SmackDown. Ma iniziamo subito con l'opener perché abbiamo l'ultimo scontro, la resa dei conti tra il Ring General Gunther e The Undertaker in un Hell in a Cell match. Come vedete, la gabbia metallica sollevata in alto ed ecco qui che arriva il Ring General, 2 volte campione intercontinentale e una volta campione mondiale nella nostra Universe Mode. From Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, Gunther! Fischiatissimo Gunther oggi qui in arena. Arriva proprio il Ring General, un Ring General che ha cercato di dare quanto più filo da torcere possibile al Deadman, al Phenom, a The Undertaker. E ora è il momento solo dello scontro finale. Un match durissimo, come sono tutti gli Hell in a Cell. Tuttavia, 2 avversari questi e non si fanno certo spaventare da queste avversità. E lo sappiamo bene, ragazzi, uno come Gunther, il palmarès che vi ho detto prima parla per sé. E ovviamente The Undertaker, che adesso farà il suo ingresso qui a WWE SummerSlam in questo opener del biggest party of the summer, il più grande party dell'estate. E eccolo qua, col suo incedere classico e tutta l'atmosfera tipica del suo ingresso, il Deadman, The Undertaker, il Phenom, che avanza. His opponent from Death Valley, weighing in at 299 pounds, The Undertaker! Accoglienza, super accolto ovviamente di Undertaker, proprio reazione opposta rispetto a quello che comunque alla reazione ricevuta da Gunther durante il suo ingresso. E avanza di Undertaker come sempre con la sua calma, col suo incedere e tutta l'inquietudine che porta nel suo ingresso. Gunther dall'altra parte sta guardando il Phenom senza paura, però ricordiamolo, Hell in a Cell match, uno dei match più duri e violenti nel pro wrestling, ragazzi. La gabbia infernale dal quale si può anche uscire e combattere sulla sommità. Ovviamente non c'è bisogno di dirlo, è concesso ogni cosa, ogni tipo di arma, ogni tipo di colpo scorretto, non ci sono squalifiche. E ecco qui Undertaker che entra, ragazzi. Non vedo l'ora di godermi questo opener di WWE SummerSlam. Iniziamo subito con il botto, ragazzi. The Undertaker contro il Ring General Gunther. Un Gunther che ha perso la cintura proprio nell'ultimo pay-per-view della WWE, Saturday Night's Main Event, perdendo il titolo contro The American Nightmare Cody Rhodes, che diventerà la cintura nel main event, ricordiamolo, nel match più atteso dall'assalto del Tribal Chief Roman Reigns. Comunque,
Commentiamo questo incontro. La visuale, come sempre, non è in Nacelle, è quella che è. Tuttavia godetevi anche la particolarità di questo match che noi proponiamo con parsimonia, giustamente, per rendere più attese, più, insomma, più di godimento. Non avrebbe di certo il solito gusto a proporne uno a pay per view. All'inizio sembra di sì, ma poi dopo un po' uno dice vabbè, il classico di Nacelle. Comunque The Undertaker e Gunther si stanno cartellando come è giusto che sia in questo inizio di Nacelle. Attenzione, una improvvisa culla di Undertaker, ma neanche uno. Un Undertaker che da quando è arrivato in WWE questa stagione, guardiamolo, uno degli acquisti extra, dei 3 acquisti extra che vi ricordo quando facciamo le puntate. Ora ultimamente ve l'ho ricordato ogni tanto, quando entrano gli atleti. Ci sono stati 3 atleti per federazione, cioè WWE e All Elite Wrestling, che hanno fatto 3 acquisti extra, oltre in aggiunta agli scambi quando abbiamo fatto il draft. Colpisce ora, attenzione, ribalta ancora Undertaker, la seconda culla improvvisa, ma solo uno. Certo, The Undertaker per il momento mi sembra che stia facendo meglio del suo avversario in un match che in realtà non è sfruttato per il momento ancora per niente le potenzialità della gabbia d'acciaio. Power Slam di Gunther, ottima esecuzione. Vado a bere, ragazzi, torno subito. Ok, scusatemi raga, ho avuto un attimo di imprevisto mentre mi stavo guardando il match, ho avuto un po' un problema, dovevo risolvere subito. Comunque, devo dire che, come uno ci si aspetta, molta violenza, molta distruzione, giustamente tra Gunther e The Undertaker.
fanno valere entrambi, ovviamente. D'altra parte stiamo parlando di una leggenda come Taker, che viene da un periodo veramente impressionante di praticamente quasi tutte vittorie. D'altra parte l'ex campione indiscusso WWE Gunther. Attenzione, back suplex. Che inizio, ragazzi, a bomba questo WWE SummerSlam, the biggest party of the summer. Gli ha lanciato il bidone addosso Gunther. Posso dire una cosa? Può scendere Gunther, così vediamo se c'è una possibilità che si mettano a spaccare la gabbia. Eccoci, ritorna a lui il controllo. Attenzione, ribalta Taker. E lanciato, ma niente da fare. Doveva lanciarlo più forte, solo voleva far arrivare a sbattere contro la grata. Attenzione, aveva provato un calcio, roba non proprio un Undertaker, infatti è stato parato da Gunther. Lanciato di nuovo. Lanciato contro la parete. Attenzione, ancora. Quella parete sta per cedere, il prossimo colpo cede. Lanciato per poco, finiva contro i gradoni d'acciaio. European Uppercut, attenzione. Testatona. Altro uppercut di Undertaker, al quale risponde questa Jawbreaker. Mamma mia, dove si continua a scambiare colpi senza sosta. Questa volta ce l'ha fatta a colpirlo con un kick non molto efficace, a dire la verità. Testa che va a sbattere contro il gradone d'acciaio. Che guerra c'è da dire, ragazzi. Ancora di nuovo contro il gradone Gunther. Sta subendo parecchio adesso l'iniziativa di Undertaker. Lanciato. E ora, raga, provo a vedere. Vediamo se tornano da soli nella parte indebolita della grata. No, invece si sbattano in continuazione avanti e indietro, sì. Proprio a voler proprio distruggere pure i gradoni d'acciaio. Jawbreaker. Ora lo faccio, Ora lo faccio, No. Grandissimo. Lanciato, no, niente da fare. Aspetto con Gunther, aspettate, ragazzi, che voglio che vanno su, Sì. Sul tetto, voglio che vanno sul tetto. No, è stato più veloce di me.
Lo scontro, lo scontro, lo scontro. Una delle rare volte che mi vedete giocare. Ma io voglio distruggere. A parte quando fa le mafiosate con i manager. Niente da fare. Allora prendo il controllo di Undertaker. Vediamo un po'. Niente da fare, niente da fare, niente da fare. Vabbè, pace, raga. Pace, pace. È andato su. Ci ho provato, ragazzi, ma niente da fare. Non hanno distrutto. Crossline di Gunther. Attenzione, Gunther è pronto. Lo solleva. Oh, questa è una side slam devastante su Taker. 1, 2 e Taker dice no. Non mi arrendo, raga, mi spiace, non mi arrendo finché non rompo quell'affare non mi arrendo. Lo so che non lo dovrei fare, ma finché non rompo quell'affare non mi arrendo. Attenzione, sbattuto ancora. Attenzione, c'è un'altra possibilità, raga. Sì, sì, e lo voglio sfonnare, raga. No, Gunther, sei un maledetto, sei. Bravo Gunther, sì. Torna là. Oh, attenzione. Attenzione, si ribalta. Ribaltamento su ribaltamenti. Forse è quella giusta. Forse è la volta buona. No. Attenzione. Rotta. Vai ragazzi, vai. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Ora lascio tutto a loro, raga. Ora lascio tutto a loro. Scalo con Gunther e poi lascio tutto a loro. Si va sola, ragazzi. Durerà molto questo opener. Ok, si può lasciare. Ce l'ho fatta alla fine il mio obiettivo, ce l'ho fatta. Batti da una parte e batti da quell'altra alla fine. Undertaker, attenzione, lo prende per una tombstone sulla cima della gabbia. Distruttivo, ragazzi. Distruttivo, ragazzi. Prova a svitare Undertaker questo match di apertura di SummerSlam, match incredibile. Big boot a stendere il ring general. Attenzione, lo prende con un suplex, non ribalta Gunther. Oh! Attenzione, attenzione, sono al centro, dove è più fragile la struttura e la stride power bomb. Oh, Gunther è precipitato, mamma mia che colpo incredibile. 1, 2, riesce a salvarsi Gunther, l'avevo detto io che meritava la pena andare su. Attenzione, lo prende qui.
con una Thompson Pile Driver. Thompson! E ora potrebbe essere la fine di questo Hell in a Cell match tra Gunther e Undertaker. 2, 3. Vince di Undertaker dopo una micidiale Last Ride Powerbomb sulla cima della gabbia che ha sfondato tutto. Gunther è precipitato e poi la Tombstone Pile Driver a chiudere i giochi. Grande vittoria ancora una volta in pay per view di The Undertaker. E ora ve lo dico ragazzi, ve lo dico proprio, The Undertaker sarà il prossimo number one contender per il titolo mondiale WWE. Al prossimo pay per view Payback ragazzi, vedremo contro chi, se contro Cody Rhodes, attuale campione, contro Roman Reigns, ma sarà un main event davvero esplosivo. Come è stato fantastico questo match tra Gunther e Undertaker, grande opener assoluto. E andiamo ora con il secondo incontro di SummerSlam, valido per il titolo degli Stati Uniti. Ragazzi, Kairi Sane, la campionessa, difende dall'assalto di Ronda Rousey. E allora iniziamo signori. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Women's United States Championship. E ecco l'ingresso della campionessa degli Stati Uniti WWE, The Pirate Princess, Kairi Sane. Ha già l'occasione di chiudere una volta per sempre la bocca a Ronda Rousey, con la quale ha avuto più di uno screzio nelle ultime puntate di avvicinamento a WWE SummerSlam, e vedremo se riuscirà a mantenere la cintura, una cintura che ricordiamo ha vinto a WrestleMania vincendo un match a 3 con la scala, un ladder match, tra l'altro strappandola alla campionessa dell'epoca Asuka. Ha partecipato anche The Man, Becky Lynch, nel suo ultimo incontro in WWE prima del draft. Ed eccola la Pirate Princess con il suo stile. E è ora il momento dell'ingresso della sfidante di Kairi Sane, la baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Eccola qui, l'ex campionessa delle MMA, le arti marziali miste, in particolare diventata famosissima nel suo periodo in UFC di Dana White, presidente. Nella scorsa stagione un palmarès di tutto rispetto, 2 volte campionessa EWTBS, una volta campionessa mondiale dell'Elite Wrestling anche. Poi c'è stato il draft e Ronda è qui ed è ora arrivato il momento di alzare la sua prima cintura, oppure no. Ma la grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo degli Stati Uniti WWE. Carichissima Ronda Rousey. And her opponent from Yamaguchi,
the UE Women's United States Champion, Kairi Sane. Alza la cintura degli Stati Uniti, Kairi Sane la fa vedere a tutti. Ecco l'arbitro Chad Patton che alza la cintura al cielo. E allora direi che questo match valido per il titolo degli Stati Uniti WWE tra Kairi Sane, la campionessa, e Ronda Rousey, la sfidante, può iniziare qui a SummerSlam. Grande botte tra le due nelle puntate, come avevo detto, di avvicinamento a questo evento, ma ora è arrivata la resa dei conti, il match veramente più importante di tutti gli altri, il faccia a faccia più importante di tutti gli altri, quello vale per il titolo, quello a SummerSlam. Colpisce alla schiena Kairi Sane, impedisce su Ronda Rousey, inizio molto equilibrato tra campionessa e sfidante. Ora Ronda respinge Kairi, probabilmente un tentativo di presa alle gambe, e allora va Ronda Rousey, inferisce come giusto nel suo repertorio agli arti, giusto per aprire la strada a ciò che è la sua grande specialità, ovvero il wrestling, le prese di sottomissione. Attacca Kairi Sane, che per il momento mi pare stia infierendo più danni, ma attenzione a dirla alla di Ronda Rousey, che infatti si è alzata, mi ha sentita e gli ha ripellato subito un paio di colpi belli violenti alla nipponica Kairi Sane. A voto qui Ronda Rousey. Siamo arrivati a 6. Non ne faccio finire neanche uno per conteggio fuori, non vi preoccupate. 7. Il match di questo tipo un pay per view. Poi 8. Kairi Sane, lentissima però qui Kairi Sane, aveva tutto il tempo di provare una controffensiva e invece si è fatta travolgere da Ronda Rousey, che ora colpisce nel suo arsenale da combattente di arti marziali miste. 1, niente da fare. Attenzione Kairi, prende Ronda, testa sbattuta contro l'angolo, serie di calcioni, no, in realtà un singolo ma come si è ripresa Ronda Rousey, ha sorpreso anche Kairi e poi la prende e la schianta a terra, fantastica. Attenzione Ronda, può trovare una, eccola qui la sua presa sottomissione tipica, la Juji Katame. Kairi Sane in netta difficoltà, attenzione, potrebbe cedere la campionessa, potrebbe cedere, no, riesce in qualche modo a liberarsi. Pericolo, e allora Ronda continua a infierire sulle braccia di Kairi per rendere ancora più efficace la Juji Katame prossima, o forse un'altra presa di sottomissione alle braccia. Ronda a un certo punto del match ha schiacciato il piede sull'acceleratore, ma non è detto basta. Attenzione, un insane elbow, la mossa finale di Kairi Sane. 1, 2, oh, Ronda dice no, Kairi si dispera. Davvero un buon match qui, attenzione, non se lo aspettava e si rialzava di già. Kairi stava togliendo la protezione dal cuscinetto per esporre il ferro, ma invece Ronda si è presentata prontissima. Attenzione qui, colpisce ancora, attenzione, ribalta Kairi Sane.
serie di ginocchiate. Lanciato via. Stessa cosa fa Ronda Rousey, le due sono fuori dal ring dove gli impatti sono più tremendi. Attenzione Kairi, sembra che mi ha ascoltato. Alabama Slam, oh, devastante per la schiena e per la testa di Ronda Rousey. Poi Kairi, attenzione, ribaltato l'head sweep, e Kairi a finirci sul quadrato. Ronda Rousey è pronta, ma lenta, questa volta è stata lei quella lenta. Attenzione Kairi, va a puntare sul suo classico gioco aereo. Attenzione, è pronta a volare, crossbody, ma Ronda la prende al volo e la sbatte a terra col body slam. Attenzione, di nuovo la Juji Katame, potrebbe essere la fine per Kairi Sane, potremmo avere una nuova campionessa degli Stati Uniti, e cede Kairi Sane. Che finale fantastico, Ronda Rousey è la nuova campionessa degli Stati Uniti WWE. Here is your winner in the new WWE Women's United States Champion, the best woman on the planet, Ronda Rousey. Che vittoria di Ronda Rousey, finisce il regno di Kairi Sane. Grande finale a parer mio, con la crossbody ribaltata dalla terza corda di Kairi, body slam, Juji Katame, e alla fine Kairi Sane non ho potuto fare altro che cedere. Quindi avremo una nuova campionessa degli Stati Uniti, ma vediamo se avremo anche un nuovo campione degli Stati Uniti, perché ecco che la controparte maschile del titolo verrà ora messa in palio. Drew McIntyre, il campione, difende dall'assalto di Bobby Lashley, che io in realtà avevo messo accompagnato da MVP, ma non capisco perché non è comparso. Vabbè, comunque pare non comparire, non c'è nella grafica, ma va bene così. The following champion versus champion contest is scheduled for one fall and is for the WWE United States Championship. Ed è il momento dell'ingresso del campione, il corazziere scozzese, il maestro della Claymore, Drew McIntyre, il campione degli Stati Uniti WWE. E ora infila il suo spadone, la sua Claymore a due mani, e avanza verso il ring. Un Drew McIntyre che ha sconfitto con successo nell'ultimo pay-per-view della WWE King Booker, alzando così la cintura, ma ora ha già un avversario molto tosto, perché data la dominanza dell'Art Business, ovvero i campioni di coppia Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs MVP, con i suoi magheggi, ma anche però in parte puntando sul merito, perché ragazzi, un regno incredibile da campioni di coppia ai loro, è riuscito a strappare questi due match titolati per i suoi assistiti proprio qui a SummerSlam, Bobby Lashley contro Drew McIntyre, e poi più tardi vedremo Rey Mysterio, il campione intercontinentale, contro Powerhouse Hobbs. Urla Drew McIntyre, è carico. Ed è tutto pronto per l'ingresso del suo avversario, uno dei due campioni di coppia WWE, come abbiamo detto prima, una dominanza incredibile. E eccolo qui, the almighty Bobby Lashley.
avanza, come ho detto prima. Strano che MVP non l'ha accompagnato, io l'avevo messo, ma vabbè, ci stava. Vedremo. Bobby Lashley, esattamente come Powerhouse Hobbs, hanno la possibilità di diventare doppio campioni. Meritatissima è stata Double Shot, ho visto tutte le grandi vittorie in serie che hanno ottenuto da campioni di coppia, titolo che hanno ancora alla vita, come vedete da Bobby Lashley, come vedrete anche più avanti con Powerhouse Hobbs. E ecco qui di Almighty che flexa tutta la sua potenza muscolare. Champion vs Champion, ma ricordiamolo, il titolo in palio è quello degli Stati Uniti, quello che state ammirando in grafica, eccolo qua. Introducing the challenger from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, one half of the World Tag Team Champions, the Almighty Bobby Lashley. Carichissimo Bobby Lashley. And his opponent from Ayr, Scotland, weighing in at 250 Ma il pubblico oggi pounds. è tutto per lui? Tutto per il campione? Champion, the Scottish Warrior, Drew McIntyre. Cintura alzata al cielo. E ora vedremo se andrà come nell'ultimo match, dove abbiamo avuto una nuova campionessa degli Stati Uniti, Rowdy Ronda Rousey, che ha sconfitto Kairi Sane. Oppure no. Inizia il match. Parte subito Bobby subito questo Drew McIntyre con una bella neck breaker, poi un dropkick basso. Attacca Drew McIntyre, attenzione, sorprendente questa reverse di Bobby Lashley, non da lui, un enziguri kick. Attenzione, lo carica con la sua potenza e sbatte contro l'Apron Ring. Sbalza, attenzione, bell'inizio devo dire tra Bobby Lashley e Drew McIntyre, il match valido per il titolo degli Stati Uniti. Uno, due, niente da fare. Attenzione, sale, splash di Bobby Lashley che ora è in vantaggio, ma attenzione Drew McIntyre che ha portato male al Bobby. Lo prende, lo porta, lo appoggia alle corde. Attenzione, come l'ha lanciato fuori da ring con questo belly to belly suplex. Grande esecuzione e che potenza anche di Drew McIntyre, che ora lo sbeffeggia con questi calci in fronte e poi serie di pugni a Bobby Lashley. Bell'inizio veramente. Questo terzo match di WWE SummerSlam. Drew carica il pubblico. Sale ora sulla terza corda con una bella agilità, ma va più o meno a vuoto.
Drew McIntyre va a vuoto. Bobby Lashley intanto si è colpito sì e no da solo contro il paletto, e poi viene lanciato con la potenza. Si rialza Drew, ma lo riprende Bobby Lashley. Oh, va a vuoto qui. Shoulder block, momento di difficoltà per lo scozzese. Serie di calcioni di Bobby Lashley. Prova lo schienamento ora Bobby. Ricordiamo tra l'altro come a SummerSlam dell'anno scorso ci fu il debutto ufficiale in pay-per-view dell'Art Business, già formata ovviamente all'epoca da Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. Fecero un match, non mi ricordo i partecipanti, però fecero un match a coppia multiplo. Quello a number one contender in palio. Non mi ricordo se l'hanno vinto loro quel match, non mi sembra di no. Uno dei rarissimi match, il primo proprio di in coppia che hanno perso praticamente. Poi dopo quando hanno vinto i titoli di coppia non c'è stata più storia. Azione Bobby Lashley ancora in vantaggio su Drew McIntyre, lo solleva con la sua potenza e lo fa sbattere di testa, faccia piena, e ora si carica Bobby, lo solleva e lo schianta al suolo. Prova lo schienamento ora Bobby. 1, 2, neanche 2 ragazzi. Bobby deve essere molto più incisivo. Attenzione Bobby, che potenza fantastica. E ora ancora lo prende. Ancora una volta dimostra grande tecnica qui e potenza Bobby Lashley. E ora attenzione Bobby è pronto per la... No, si è rialzato e se ne è accorto Bobby. Lanciata, attenzione, potrebbe arrivare una spear da un momento a un altro, infatti neanche il tempo di finire la frase e arriva. Ha battuto Drew. 2, no, Drew McIntyre dice no, ma è in grossissima difficoltà, deve fare qualcosa, deve schiacciare il piede sull'acceleratore perché qui rischia di uscire da SummerSlam senza la cintura alla vita. Attenzione Drew, lanciato, oh Claymore, la Claymore su Bobby Lashley. 1, 2, no, dice no Bobby, proprio così deve fare Drew McIntyre. Attenzione, lo solleva, potenza, powerbomb. Poi Bobby rotola fuori dal ring, ma qui sbaglia Drew, e invece no, lo prende una propria sottomissione. Stavo dicendo che sbaglia perché Bobby sembrava avergli tutto il tempo, ma si libera Bobby. Attenzione, sì, sta schiacciando il piede sull'acceleratore come gli avevo detto. Ora sbatte la testa di Bobby Lashley contro il ring, serie di pugni sempre al volto di Bobby Lashley, calcione, attacca furioso Drew, ma ora Bobby con una crossline. Attenzione, ribalta ancora Drew McIntyre però, e ancora, e lancia Bobby Lashley, attenzione. Prova a rialzarsi Bobby usando le corde, ma Drew è subito lì pronto, lo prende, attenzione, che mossa ad alto impatto di Drew McIntyre, e poi sale sulla terza corda, momento incredibile per Drew, tutto questo momento di match. Bobby si sta rialzando, Drew però è pronto e vola. Attenzione Drew, è pronto per una Claymore, è la seconda che Bobby incassa se va a segno, e va a segno, potrebbe essere la fine per Bobby Lashley. 1, 2, no, Bobby all'ultimo dice di no. Se ne ancora lo prende con una powerbomb, difficoltà impressionante per Bobby Lashley, schiantato. Drew prende la mira per correre, ribalta qui Bobby, lanciato, attenzione alle corde, power slam,
Col calcione. Proprio lo schienamento potrebbe essere alla fine così, visti quanto sono stanchi gli atleti. No, Bobby dice no. Drew si dispera, lo rialza, attenzione. Evita la testata letale di Drew. E poi attenzione, lo carica forse per una Dominator. No, non è una Dominator, ma è una mossa letale. 1, 2 e 3. Vince Bobby Lashley ed è il nuovo campione degli Stati Uniti. Doppio campione, visto che è già campione di coppia. Gran vittoria. WWE United States Champion, the almighty Bobby Lashley. Grande vittoria di Bobby Lashley, che porta un altro titolo all'Art Business insieme ai titoli di coppia. Sarà contentissimo MVP, che non ha potuto seguire il suo assistito. Finisce il regno di Drew McIntyre, ma ora è il momento di un altro incontro. 3-way match tra Tiffany Stratton, Alexa Bliss e Lita, number one contender in palio per il titolo degli Stati Uniti. Quindi chi vince questo incontro andrà contro Ronda Rousey al prossimo pay per view a Payback per la cintura degli Stati Uniti. Vedremo chi vincerà. 3 nomi davvero importanti e interessanti per motivi diversi. Una Lita che è stata messa sotto contratto dalla WWE dopo la storia. Ora poi vi spiegherò. Intanto ecco qui Alexa Bliss, draftata dall'AEW alla WWE. Columbus, Ohio, Alexa Bliss. Le grandi qualità di Alexa Bliss, anche se questo inizio in WWE, in questa stagione, si è rivelato un po' forse difficoltoso, più del previsto per lei. Non vuole finire la stagione come l'anno scorso, che non ha fatto una stagione intera in Elite Wrestling, però la mezza stagione non è riuscita a vincere neanche una cintura. Tuttavia ecco pronta Alexa Bliss. Aspetta le sue avversarie. E ecco l'ingresso della nuova grande promessa in WWE, Tiffany Stratton, ragazzi, che ora si lascerà abbagliare dal flash dei fotografi. E infatti una Tiffany Stratton che da quando è stata messa sotto contratto la WWE da poco in realtà ha fatto grandi prestazioni veramente di livello contro Alexa Bliss e contro la stessa Ronda Rousey. E ora è qui. Ed ora è qui Tiffany Stratton, perché vuole vincere questo incontro e andare per il titolo di Ronda Rousey. Altri flash dei fotografi per lei. E ora è il momento dell'ingresso dell'ultima partecipante di questo match a 3 valido per la number one contender al titolo degli Stati Uniti WWE. E ecco qui Lita, una Lita, facciamo un breve recappone velocissimo, tutto il pubblico per lei. Da non sotto contratto alla WWE si è presentata a sorpresa alla Royal Rumble. Tra l'altro, se non l'avete visto vi consiglio di andarla a recuperare. Lo trovate nella playlist dove c'è tutto il meglio della vostra stagione, c'è tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali, una selezione delle puntate settimanali di Raw, Dynamite, Collision e SmackDown. Ha vinto la Royal Rumble, è andata a WrestleMania, ha vinto con 3000 aiuti, veramente 3000 aiuti di Trish Stratus, il titolo da Rhea Ripley, la Mami. Poi l'ha perso contro Asuka, scomparsa da lì, ma solo perché doveva essere messa sotto contratto. Infatti Lita è ufficialmente sotto contratto in realtà da adesso, da qui a SummerSlam, anche se ha lottato ben più di una volta da quando era campionessa, a free agent praticamente.
Inizia però l'incontro, ragazzi. Tiffany Stratton contro Alexa Bliss contro Lita. In palio c'è molto. Scopriremo il secondo match di Payback. Il primo lo conosciamo già, anche se non sappiamo tutti i partecipanti, ovvero il main event, dove The Undertaker sfiderà il vincitore tra The American Nightmare, il campione, e il Tribal Chief Roman Reigns, lo sfidante del main event di stasera. Quindi già quella lo sappiamo, valido per il titolo ovviamente, campione indiscusso WWE. E il secondo match lo scopriremo proprio oggi. Qui ora Ronda Rousey difenderà il titolo degli Stati Uniti contro la vincitrice di questo incontro qui a WWE SummerSlam, in questo 3-way match. Candlestick di Alexa Bliss, che ha deciso di andare sul pesante, ma alla fine Lita disarma Alexa. Irish Whip, attenzione. Attenzione Lita con lo Sledgehammer. No, è stata colpita da Tiffany Stratton prima che potesse nuocere a qualcuno, ma ora Alexa Bliss colpisce la Stratton e poi vanno a vuoto Lita e Alexa Bliss, appoggiata alle corde. Attenzione, colpisce con questo stomp Lita, prova lo schienamento, ma insomma abbastanza ingenua in questa frangente Alexa Bliss. Oh, la prende con questa presa al braccio, attenzione, si libera Alexa Bliss e poi ribalta, grande reverse davvero. Rimangono sul ring Alexa e Lita, colpita con questo colpo di martello da fabbro, letale. Attenzione perché Tiffany è dietro, colpita ancora Lita e Tiffany la prende, ne approfitta, impedisce, tira i capelli Alexa Bliss, dolore. Attenzione Irish Whip lanciata e poi che serie ragazzi, con Lita e poi stende Tiffany Stratton, lancio di braccio, se ne sta entrando Alexa Bliss con la candlestick, però Tiffany in piedi e no, schiaffone, cioppona, altra cioppona su Alexa Bliss. Se n'è lanciata da Lita, abbattuta Tiffany Stratton, prova a portare combattimento parecchio sul ring, bello, lotta parecchio serrata tra le tre partecipanti, tra Tiffany Stratton, Alexa Bliss e Lita. Prova lo schienamento, attenzione, neanche uno ragazzi, neanche uno. Ce ne Tiffany sbatte con questa powerbomb, poi prova lo schienamento, neanche uno, attenzione, tutte veramente ultra motivate per arrivare alla vittoria finale, come è giusto che sia. Oh, face slam su Lita, attenzione Alexa da dietro, lancia Tiffany al paletto. Attenzione Tiffany, oh, che rolling fisherman carry. Attenzione Lita, ora potrebbe approfittarne per andare a schienare prima un bel colpo di martellone, anche due, no,
qui ha strafatto perché Alexa Bliss con tanta difficoltà si è rialzata. Attenzione, Lita si vanta ma sbaglia al momento, non aveva visto Tiffany, ma è reattiva, colpisce la Stratton. Attenzione, no, evita la twist of fate Tiffany. Lancia Lita, poi abbatte anche Alexa Bliss. Testa sbattuta contro l'angolo. Body slam di Alexa. Prova lo schienamento, attenzione. Uno, solo uno. Mamma mia ragazzi, che voglia di vittoria che hanno tutte e tre. Si sono rialzate tutte all'1 praticamente dopo un sacco di colpi subiti. Lita colpisce, ribalta Alexa, lanciata al paletto. Attenzione Tiffany con la mazza da baseball, colpisce e poi lancia. Mamma mia, strozza Lita, che feroce. Prima ha colpito Alexa Bliss e poi ha lanciato la mazza da baseball contro Lita al paletto. Attenzione Lita, prova, attenzione, prende la e questa spallata mette KO Lita, poi prende in consegna Alexa Bliss, ribalta Alexa, trascina l'avversaria, forse vorrà provare una Twisted Bliss al paletto, ma Tiffany è in piedi ragazzi. Che match qui a SummerSlam, ricordiamolo, valido number one contendership in palio per il titolo degli Stati Uniti, vinto stasera da Rowdy Ronda Rousey contro Kairi Sane, The Pirate Princess. Ha colpito tutti e due Lita con questo colpo di mazza, entrambi alle gambe. Attenzione Lita, potrebbe andare alla chiusura. No, ribalta la Twist of Fate Alexa Bliss e niente da fare per lei. Colpisce, vai, attacca, grandissima. Cioè, tentativo di schieramento qui e Tiffany interviene. Tiffany prende Lita in consegna e la batte. Tiffany prende l'oggetto, colpisce in piena testa Lita. Che ferocia di Tiffany, ancora una volta colpita e ancora stunnata. È finita per Lita. Attenzione allo schienamento. 1, 2. Lita dice no, Alexa Bliss che ci aveva messo un'eternità a entrare sul ring. Attenzione Alexa, colpisce, ma Tiffany è in piedi. Ribalta e poi una carrana di Lita, colpita da tutte e due Alexa Bliss. Attenzione Lita, porta al paletto Tiffany, grande match questo tra le tre. Ancora. Attenzione Alexa, lancia, take hold e poi gli cammina sopra in maniera, insomma, beffarda. Questa sbattuta, ci pensa Tiffany. Attenzione Lita, è pronta per il twist of fate, no, DDT, letale implant DDT, ma Alexa c'era, deve essere un buon momento per chiudere l'incontro questo. Se nella trascina, ma Lita dice no, anche Alexa Bliss ribatta con questa Jawbreaker e colpisce, ma attenzione a Tiffany, si rimette in piedi Lita.
Attenzione. Corkscrew splash. 1, 2. No, Lita dice no. Continua questo match incredibile, ragazzi. Anche avrà un'avversaria veramente tosta. Chiunque vinca questo incontro, Ronda Rousey per Payback. Tiffany lancia backbreaker. Colpisce ancora, poi il martellone e colpisce anche Alexa Bliss. Ancora, potrebbe essere arrivato il momento finale. No, doveva schienarla secondo me Lita. Se ne colpisce, no, ribalta Alexa Bliss. Poi prende il martellone, tanto caro a The Game. Triple H evita suplex, sto schienamento, ma c'è Tiffany che al momento giusto atterra anche l'arbitro. Attenzione, con la sua foga prova a sottometterla, ma l'arbitro a terra. Attenzione, Lita in pericolo, l'arbitro a terra, ribalta però, ribalta Lita. Beh, almeno non è stata raffinata Tiffany Stratton. Attenzione Alexa, nel momento giusto, lo schienamento potrebbe essere la fine. 1, 2, ma è incredibile questo match, incredibile, tanto di cappello davvero. Attenzione, lancia la mazza da baseball addosso a Tiffany, Alexa Bliss. Ma Tiffany c'è, la carica, attenzione sulle spalle, no, ribalta e poi si becca prima il kendo stick sulla schiena e poi Lita colpisce. Tiffany evita, attenzione però, il Blood DDT potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Vince Lita, un match incredibile ed è la nuova number one contender al titolo degli Stati Uniti WWE. Gran vittoria di Lita nel momento giusto, grande vittoria. E ora vedremo come andrà avanti, perché sarà a Payback Lita contro Ronda Rousey in un match valido per il titolo degli Stati Uniti. E ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi, un incontro più che altro di esibizione, perché questi due non potevano rimanere fuori dalla card. Randy Orton contro Tetsuya Naito, ragazzi, sarà il nostro prossimo incontro che andremo a commentare qui a WWE SummerSlam. Un Tetsuya Naito che nella nostra Universe Mode ha vinto 2 volte il titolo di campione indiscusso WWE, ha perso il suo secondo confronto in pay-per-view contro Roman Reigns, portando il parziale 1-1, chissà se non ci sarà un terzo incontro tra i due, tra Roman Reigns e Tetsuya Naito. Questo è accaduto a Saturday Night's Main Event, l'ultimo evento in pay-per-view della WWE, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist della stagione 2025-2026, dove trovate tutti i video relativi a questa stagione. Dall'altra parte un Randy Orton che ha perso tutte le ultime fight in realtà, ha perso contro Cody Rhodes, ha perso contro The Undertaker, ha perso a WrestleMania il suo match WWE contro IW, contro Swerve Strickland, che rappresentava l'All Elite. Insomma, alla Royal Rumble molto prima aveva perso un'opportunità di diventare campione venendo sconfitto da Sami Zayn quando ancora era in WWE, prima del draft. Ma arriva Randy Orton, conosciuto con molti nomi, di Apex Predator, The Viper, The Legend Killer, Mr. RKO. Insomma, ce ne sono tanti, scegliete pure tranquillamente, senza pressioni, qual è il vostro preferito, ma la cosa certa è che è noto a tutti
come Randy Orton. Ed era l'ingresso dell'avversario in questo exhibition match, And his opponent from Mr. Tokyo, Tranquilo. Japan, weighing in at 225 pounds, Ted Nate. Tetsuya Naito. Eccolo qui che arriva, 2 volte campione indiscusso WWE nella nostra Universe Mode. Avanza per un match in proprio più inedito. Tra l'altro SummerSlam, ora fatto storico della nostra Universe Mode, SummerSlam è stato il primo pay-per-view dove ha partecipato Tetsuya Naito l'anno scorso, quindi un anno preciso dal primo pay-per-view di Naito a qui. Un Naito che durante quell'anno non si è mai fermato un attimo, è sempre stato coinvolto, partecipe, effettivamente si merita, come facciamo spesso con altri atleti, può a riprendere anche quello che succede nella real life, ovvero dei momenti di pausa. Sapete, capita a tutti, anche a persone decisamente illustri, tipo per esempio è tanto che non vediamo NJF per esempio nella nostra Universe Mode, era parecchio tempo prima di WrestleMania e non vedevamo Moxley. Roman Reigns, per non parlare di Roman Reigns, che da quando ha perso contro proprio Naito a SummerSlam dell'anno scorso, perdendo anche la cintura in un Hell in a Cell fantastico. Vi consiglio di andare a recuperare anche SummerSlam, lo trovate nella playlist Best of 2024-2025, che è la dedicata al meglio della scorsa stagione, ovviamente come tutti i pay per view. E insomma si meriterebbe una bella pausa d'altra parte. Comunque come Roman Reigns diceva, da quella sconfitta poi non si è fatto più vedere fino al ritorno alla Royal Rumble. Quindi comunque respinge Naito, sale, attenzione, no, scende giù, German suplex, attacca Naito con ferocia, in difficoltà Randy Orton. Abbiamo parlato tanto di Naito, non troppo di Randy Orton, questo perché ancora nella nostra Universe Mode non è riuscito a vincere un titolo, però ha vinto rivalità ed è sempre stato uno degli avversari più ostici. Anche se in questa stagione ha perso tutti gli scontri per pay-per-view. Da WrestleMania, ripeto, ha fatto WrestleMania, poi quale cosa ha fatto? Night of Champion, Saturday Night Main Event, insomma. Comunque avversari tutto rispetto, proprio come Naito e ora, gente come Cody Rhodes, gente come The Undertaker, gente come Swerve Strickland, insomma grandi match. Comunque ora Randy è in vantaggio, ma Naito ribalta Irish Whip, poi in difficoltà Naito, neckbreaker, ora prova a rimettersi in careggiata, siamo ancora all'inizio comunque.
Bella schivata di Randy Orton. E colpisce Naito però. Backbreaker. Explode il suplex di Randy Orton. Colpisce, si avventa, ottimo momento di Randy Orton qui, parecchio in difficoltà, il 2 volte campione indiscusso WWE nel nostro Universe Mode, si rialza però Naito, Randy si carica, lento però qui, invece no, lo prende prima, lento ma comunque più veloce di Randy Orton, colpisce, spallata ora all'angolo, ribalta Randy. Prova, ecco qui che ripaga Naito con la stessa moneta, ma ribalta ancora Tetsuya. Attenzione, un comeback del giapponese, Atomic Drop, e Body Slam, serie di 3 colpi davvero impattanti. Se ne Naito lo prende, Northern Light Bomb di Naito, una delle mosse più pericolose, 2 del suo repertorio, ma Randy Orton ha detto di no. Allora Naito, attenzione, fa la terza corda, forse è pronto a un corkscrew, e invece no, lo abbatte con questo elbow drop, si era rialzato Randy, ma attenzione Naito, ora ci riprova e questa volta va il corkscrew a segno. 1, 2, Randy dice no. Mamma mia, cioè qui Randy ha subito una serie di danni impressionanti nel giro di pochissimo. Tipico di Naito, è una delle sue particolarità. Dropkick ora da battere il nipponico. Vola fuori dal ring. Poi ne sale Randy Orton. Neckbreaker. Anticipare una crossline. E attenzione, RKO! Le 3 mosse, le 3 lettere più famose dello sport entertainment. E sul più bello mi sarà scaricato Joystick, perdonatemi signori, perdonatemi tutte le varie robe, tutte queste schermate nere, perdonatemi. Ora scambio di pugni tra i due, perché mi sarà scaricato proprio d'inizio, ho detto che è successo? Mi è saltato alla live, no. Scambio di pugni, tanto orgoglio tra i due, tra Randy Orton e Tetsuya Naito. Sta facendo un match incredibile Randy Orton, ma ovviamente anche Naito. Sanguina ora Naito, sanguina anche Randy, e però vince Randy Orton lo scambio di pugni. E ora Randy sta preparando un RKO, sarebbe letale una seconda RKO che va a segno, potrebbe essere la fine, 1, 2, 2,99 come si dice in gergo, ragazzi. Questo match continua, grande incontro qui a SummerSlam tra Naito e Randy Orton, che ha resistito, ragazzi. Naito ha resistito 2 RKO in condizioni veramente impietose. Quale si trova, attenzione, Randy Orton è pronto a volare, va Randy, double X-Handle, va alla terza corda, poi continua a colpire Naito, Follow Slam, poi del ring dove fa più male, ragazzi, lo sapete come dico sempre io. Arbitro continua a contare, Naito in grossissima difficoltà, ribalta l'Irish Whip, ma è più veloce Randy che lo colpisce con questo European Uppercut. Attenzione, prova una mossa ma ribalta Naito. Attenzione, Northern Light Bomb, potrebbe essere la fine per Randy Orton. 1, 2, 3. Tetsuya Naito sconfigge Randy Orton e vince questo match a SummerSlam. Here is your winner,
grande vittoria, gran match tra Randy Orton e Naito, entrambi sanguinanti, ma alla fine chi la spunta è proprio Mister Tranquilo, Mister Lost Ingovernable Tetsuya Naito, sconfitto Randy Orton. Si sa che per Naito ora, dopo questa vittoria, non si palesi un periodo di pausa, come ho detto ora, un anno intero che va avanti senza neanche una sosta, ma è ora il momento del secondo incontro, ragazzi, senza... il secondo incontro senza squalifiche, sì, senza squalifiche, ovvero Rhea Ripley contro Charlotte Flair, la resa dei conti che si è scatenata come un tornado implacabile nelle ultime puntate di avvicinamento a SummerSlam. E ora questo match Extreme Rules, regole estreme, non c'è conteggio fuori, non ci sono squalifiche, una vera guerra che dobbiamo soltanto gustarci qui a SummerSlam. Ed ecco l'ingresso della Mami Rhea Ripley, eccola, si è ingellata di brutti capelli rispetto a come la vediamo di solito. Rhea Ripley tutti indietro, che sì, è una battuta, ragazzi, che hanno invertito nettamente tutto. Cioè io avevo detto a Rhea di indossare il vestito normale e a Charlotte Flair di portare quello di WrestleMania. Hanno fatto l'incontro, che ti devo dire. Ma ecco che avanza Rhea Ripley, la Mami, ex campionessa mondiale 2 volte nella nostra Universe Mode, ora a caccia di un'affermazione importante, perché chiaramente vuole tornare a competere per quella cintura. Ha avuto una grande occasione nella Battle Royale a 8 donne di WWE Night of Champion, il primo pay per view tolto WrestleMania che abbiamo trasmesso della WWE. WrestleMania lo facciamo noi in collaborazione con WWE e AEW. Vi consiglio tra l'altro di andare a recuperare se non l'avete fatto, trovate nella playlist di questa stagione, divisa in notte 1 e notte 2. Rhea è pronta ed è ora il momento dell'ingresso Charlotte Flair, la Queen, che ha avuto la possibilità di diventare campionessa in un submission match contro Asuka al Saturday Night's Main Event, ma ha perso. Eccola qui, Charlotte Flair che avanza con il suo rinnovato look da quando ha perso contro Asuka. Quello che ci aspettiamo è essere un grande incontro tra Charlotte Flair e tra Rhea Ripley. Ecco che avanza la Queen Charlotte Flair, la maestra della figure 8 leg lock che lei crea partendo da una figure 4 leg lock, come faceva suo padre, il leggendario Nature Boy Ric Flair. Si fermava alla figura 4 lui, mentre Charlotte ha evoluto la tecnica. Avanza Charlotte con il suo caratteristico charme, la sua caratteristica andatura. Chiama l'arbitro, dice la Queen ha bisogno di una corda un po' più bassa, e ecco qui, top, perfetto. Ma non è finita qua, perché se hai abbassato la corda, a questo punto, dopo aver fatto vedere a tutti la mia vestaglia, al pubblico, direi è il momento di rimuovere la vestaglia. E infatti eccola qui. E ora la Queen Charlotte Flair è pronta per il suo incontro contro Rhea Ripley, ragazzi. E inizia l'incontro, ragazzi. Rhea Ripley contro Charlotte Flair in un Extreme Rules match.
Ok, eccomi qui raga, scusate mi sono dovuto assentare proprio un attimo. Real replay. E tira fuori il tavolo ragazzi. Sistema il tavolo. Oh, per una volta hanno sistemato un tavolo, incredibile. Ora le due vanno a impattare. Via replay. Viene lanciata dentro il quadrato da Charlotte Flair. Prende un oggetto Charlotte. Il bidone, attenzione. Oh, colpo in testa, vola via Rhea Ripley, che botta che ha subito. Neckbreaker di Charlotte. Oh, come sbatte. Chi vincerà questo incontro avrà una grossa possibilità di essere la prossima ad andare per il titolo mondiale. Grossa, non l'unica, ma grossa. Ora Rhea disarmato Charlotte e poi questa slam con avvitamento. Ora la prende, la carica e la lancia via. Ha evitato un tentativo di spear Rhea Ripley. E ora attenzione, inverted electric chair. Che colpo, tra i più duri. 1, 2, niente da fare. Dice no. Se ne prende il martello, colpisce Charlotte Flair senza pietà. Poi va a infierire Charlotte. Va a prendere ora altro oggetto. Prende, attenzione qui la scala. Colpisce in pieno Rhea. E l'ha lanciata, però è andata a impattare contro il paletto. E alla fine quindi non ha colpito Rhea Ripley. Non è andata bene a Charlotte. Attenzione, fuori dal ring, questo suplex dove fa più male signori. Per Charlotte viene colpita da una serie di gomitate. Esplode il suplex. Attenzione, ora toglie la protezione. Voglio lanciarla. No, voglio metterla sul tavolo ragazzi, perché tanto da sole non lo fanno. Voglio metterla sul tavolo. Niente da fare. Niente da fare, niente da fare. Vediamo se la posso mettere io contro il tavolo. Niente da fare. Allora ci si riprova. Raga, voglio fare questo spot. Dai. Niente da fare. Allora proviamoci con Rhea Ripley. Spear! No, ma ha preso ragazzi. Ma ha preso di brutto. Niente da fare. Mi sa che si deve abbandonare questo tentativo di... di usare il tavolo.
Ok, va bene, lasciamo il tutto. Ok, lasciamo il tutto. Peccato. Oh, ma l'ho preso io il controllo? Allora aspetta, No, va bene, basta Fascio. Mi sono rotto, basta. Non riesco a farlo se sto sul tavolo. Continuiamo questo scontro con Rhea Ripley che ne ha subite un sacco. Continua a subire Rhea. E ora prende col martellone e colpisce. Se si crea una occasione con Rhea va bene, basta, Charlotte no, è troppo un vantaggio. Non riesce più a riprendersi Rhea Ripley che continua a subire. Distrutta ragazzi, distrutta. Ora Rhea scappa. Non è da lei indietreggiare così ragazzi. Guardate come fugge Rhea Ripley. Attenzione, la prende. Ragazzi, allora facciamo lo spot, facciamo il coso del tavolo. Invece no. Dai, lo voglio fare sto spot. Non riesco a fare sto spot. Niente da fare. È andato male. È andato tutto male. È andato tutto male, sì. Questo qua sta buggando tutto. Attenzione! Incredibile questo spot. Lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare. Charlotte Flair sta bruciando. Oh! È incredibile cosa abbiamo fatto ragazzi. È veramente incredibile. È veramente incredibile ragazzi cosa abbiamo fatto. Bello dai, bello. Meritava che prendesse poi il controllo per fare questo spot. Che mossa con questo ring che brucia, sta bruciando, attenzione Rhea, sta bruciando con lei, il moonsault, ma oh come va a segno, in maniera incredibile, niente da fare, resiste ancora, ma che spot pazzesco, il fuoco non si spenge, attenzione. Colpita con lo sledgehammer, niente da fare. Che match. Attenzione. Oh, sul fuoco puro. 1, 2, 3. Una vittoria incredibile di Rhea Ripley. Mamma mia, che vittoria dell'E, la number one contender prossima, se lo merita. Se la merita. Con il ring che va ancora a fuoco, ha appiccicato il fuoco sul tavolo, poi splashone sul tavolo, grande mossa di Rhea Ripley e poi alla fine l'ha chiusa proprio lei, sconfitta Charlotte Flair. Mami, always on top. E allora a breve scopriremo quindi con questa vittoria altro match di Payback ragazzi, dopo Lita contro Ronda Rousey e dopo Undertaker contro uno dei due vincitori del main event di stasera, sappiamo anche quindi che ci sarà Rhea Ripley contro la vincitrice del match di stasera, esattamente come ho detto prima, infatti i titoli mondiali, poi quindi possiamo già scoprire 3 incontri
per Payback, che come sapete, come già nella scorsa stagione, è di solito il pay-per-view un po' più vicino, perché invece delle 4 settimane classiche, a volte anche 5 prima di fare un pay-per-view, Payback è a distanza di 3. Ma ora è il momento del match valido per il titolo intercontinentale. È andata bene a Bobby Lashley contro Drew McIntyre, diventando il nuovo campione degli Stati Uniti. E ora è il momento dell'altro membro dell'Art Business, Powerhouse Hobbs, l'altro campione di coppia, seguito da MVP, che chissà perché questa volta me l'ha messo nell'altro match. No, va bene, va bene, va bene. Eccolo qui, Powerhouse Hobbs, anche lui, come Bobby Lashley, vuole portare il titolo intercontinentale all'Art Business. Lui che nella scorsa stagione ha vinto il titolo di coppia, che è ancora salda alla vita, prima il titolo degli Stati Uniti anche, e ora gli manca il titolo intercontinentale. Effettivamente ha vinto quasi tutti i titoli maschili tranne il titolo mondiale, cioè grandissimo, davvero grandissimo impatto di Powerhouse Hobbs. Ed è il momento dell'ingresso del suo avversario, una leggenda della luce libre, il folletto di San Diego, Mr. 619, il campione intercontinentale, Rey Mysterio. Eccolo qui Rey Mysterio, ragazzi, il titolo intercontinentale, pronto a battagliarsi, a dare battaglia a Powerhouse Hobbs. Eccolo qui Rey Mysterio che avanza, la cintura della vita, amatissimo come sempre ovviamente Rey Mysterio. Un Rey Mysterio aveva già incrociato Powerhouse Hobbs da questa stagione, che ricordiamolo lui è arrivato in uno degli acquisti extra, come vi dicevo prima, Undertaker nella giornata del draft, che ci sono stati dopo il draft. Rey Mysterio che aveva già incontrato Powerhouse Hobbs insieme a Dragon Lee in un incontro valido per i titoli di coppia, che però ha perso con la riconferma dell'Art Business. Adesso però in 1 contro 1 si sono tirati un bel po' di botte i due nel corso delle settimane. Allora è il momento del faccia a faccia finale valido per il secondo titolo più importante qui in WWE, ovvero il titolo intercontinentale. Con la grafica che ci ricorda questo match è valido per il titolo, come ho detto prima, intercontinentale WWE. Introducing the challenger from California, weighing in at 275 pounds, one half of the World Tag Team Champions, Powerhouse Hobbs. Carichissimo, Powerhouse Hobbs vuol diventare doppio campione. From San Diego, California, weighing in at 175 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Rey Mysterio. Guarda attentamente la cintura, Rey Mysterio la fissa, potrebbe essere l'ultima volta che la vede oppure no. Tuttavia direi che ora è il momento di iniziare. Ancora un occhio per Rey, passa la cintura all'arbitro, sguardo anche a Powerhouse Hobbs che dice va tutto bene, tutto a posto, possiamo iniziare. E allora direi che questo match è valido per il titolo intercontinentale WWE qui a SummerSlam, il più grande party dell'estate. Può iniziare Rey Mysterio il campione contro Powerhouse Hobbs lo sfidante, nonché campione di coppia. E l'MVP dietro a guardare, sarebbe, cioè doveva succedere anche con Bobby Lashley, non so perché me l'ha tolto il computer da solo, ma va bene. Attenzione, back suplex. È iniziato molto bene Powerhouse Hobbs a infierire, sfruttando la sua potenza.
calcione di Re Mysterio. Hurricane Rana. Dropkick bassa al ginocchio, ma Powerhouse Hobbs resiste. Solleva, facile per lui, ma attenzione, serie di gomitate. Il VP prende qualcosa sotto il ring. Oh, cattiva distrazione per l'arbitro con questa kendo stick buttata al centro del quadrato. Ma non ha portato a niente in realtà, perché Re Mysterio era un vantaggio netto. Grande mosse, grande serie, grande contromosse di Re Mysterio. Ora sta veramente schiacciando il piede sull'acceleratore. Attenzione, incredibile la body slam direi. Oh, ma attenzione, Powerhouse Hobbs respinge Ray. Va a vuoto con questa mossa, era troppo lontano Powerhouse Hobbs e ora lo colpisce Hobbs. Stile rude il suo. Prova lo schienamento. Uno. Solo uno. Sarebbe un risultato incredibile per questa stable detenere nello stesso momento sia il titolo di coppia sia il titolo degli Stati Uniti e quello intercontinentale. Attenzione, MVP, alta distrazione, rimuove il cuscinetto protettivo. Quello potrebbe essere usato sia come arma con un Irish Whip sia però come distrazione dell'arbitro. Attenzione, Powerhouse Hobbs non porta però dall'altra parte, forse non si è accorto della distrazione dell'MVP. Attenzione a Hobbs, cosa sta facendo? Oh, che bomba! Re Mysterio. Attenzione, ora sta provando una World Strong Slam. Lo carica e va a segno. Potrebbe essere già alla fine. 1, 2. No, Re dice no. Lo solleva sopra la testa, tanto l'arbitro rimette a posto il cuscinetto del paletto rimosso da MVP precedentemente. E MVP lo toglie di nuovo, attenzione. Altro splash però, Re Mysterio ha un grosso difficoltà il campione intercontinentale. Ancora Powerhouse Hobbs. Schiantato. Colpisce. Springboard crossbody. 1, 2. Niente da fare, attenzione, un altro springboard crossbody di Re Mysterio. Calcione. Oh, impedisce Ray. Difficoltà per Powerhouse Hobbs. Si rialza qui però Powerhouse, lo solleva. Oh, militari, press slam. Attenzione, sale sulla terza corda, Powerhouse Hobbs vuole usare tutto il suo peso. Ma Ray non ce la fa a farlo cadere, si becca il double axe handle. Attenzione, MVP lo prende e lo getta sul ring. No, ribalta tutto Ray. Butta sul quadrato MVP. Attenzione. Evita una World Strong Slam. Springboard crossbody, attenzione. 1, 2. Oh, brividi per Powerhouse Hobbs e per MVP. Allora ha fatto una bella serie di distrazioni. L'unica che è andata in porta è stata l'ultima, perché poi attenzione, è mossa. È il momento, ragazzi, è il momento della mafia MVP. È il momento della mafia MVP.
ribalta, attenzione, vola il Mysterio, tornado di DT, incredibile, attenzione, oh, distrazione, ma manager espulso, espulso MVP. Pensavo non mi buttavano fuori così, e invece sì. Lanciato ora. MVP espulso, ricordiamolo. Colpisce Rey. Mamma mia, che incontro valido per il titolo intercontinentale, nonostante gli aiuti di MVP. Rey Mysterio ancora in cadeggiata. Tra l'altro MVP è stato espulso, ora è rimasto da solo Powerhouse Hobbs. Spinto via, attenzione, Powerhouse Hobbs trova la World Strong Slam, lo prende, no, ribalta tutto lei. Attenzione, potrebbe essere la fine, no, solo uno, ma è un mostro assoluto. Attenzione, Rey Mysterio ha perso tempo qui, ma drop kick. Attenzione, Powerhouse c'è in piedi. Face slam, allora risponde così Rey Mysterio. E serie di pugni. Che incontro. Ma che in generale secondo me è veramente un ottimo pay-per-view stiamo trasmettendo, e mancano ancora i match più succosi. Compreso un main event al meglio delle due cadute, ragazzi, quindi best 2 out of 3 falls. Colpisce, ancora interisce Powerhouse Hobbs, lo solleva, momento di vantaggio per lui e lo schianta alle sue spalle, milità di press drop. E ora attenzione, Powerhouse Hobbs vuole usare la forza dei suoi chili per questo splash. E ora Powerhouse Hobbs vuole provare la World Strong Slam, lo prende e va a segno. Potrebbe essere la fine per il Mysterio, potremmo avere un nuovo campione intercontinentale. 1, 2, 3, vince Powerhouse Hobbs e anche il titolo intercontinentale va all'Art Business, ragazzi. 3 cinture per loro, titolo di coppia, titolo degli Stati Uniti, titolo intercontinentale. Nonostante MVP espulso e le sue ruberie, Powerhouse Hobbs è riuscito comunque a giudicarsi il match e la cintura, ragazzi. E l'Art Business ora veramente da festeggiare tantissimo stasera, tantissimo. Ha messo 2 cinture insieme alle cinture di coppia e vedremo cosa farà ora l'Art Business. Ma ora è il momento degli ultimi 2 incontri di questo WWE SummerSlam, con i titoli più importanti della categoria femminile e maschile in palio. Adesso godiamoci Asuka, the Empress of Tomorrow, la campionessa WWE mondiale, contro Bianca Belair di EST of WWE, ovvero the best est, la migliore in molteplici qualità.
Un match che attendevamo parecchio, non solo perché c'è il titolo più importante della categoria femminile in palio, il titolo mondiale, ma soprattutto perché è un match di questo calibro, ce lo godiamo proprio bene. È un match tra Asuka, eccola qui che arriva col suo stile, la Empress of Tomorrow, contro Bianca Belair, ragazzi. Vedremo chi uscirà da qua alla cintura. Una rivalità molto molto sentita nelle ultime puntate di Raw. Non si è mai vista SmackDown, no? E ora siamo arrivati al capitolo finale della loro faida. Asuka che ha vinto tutti i titoli che poteva vincere qui nel nostro Universe Mode, perché ha vinto il titolo di coppia quando c'era ancora, poi ha vinto il titolo degli Stati Uniti, la prima campionessa, vincendo il torneo, arrivando in finale, vincendo il titolo, e adesso è campionessa mondiale, quindi tutte e tre le cinture, compresa, ripeto, la di coppia, non è più in attività, come sapete, lo è stata per gran parte della scorsa stagione, anzi per quasi tutta, a dir la verità. Poi da quando abbiamo riformato il roster per la competizione singola è cambiato tutto, con l'introduzione del titolo degli Stati Uniti, che prima non c'era infatti. Ma ora è il momento dell'ingresso della sfidante di EST, tutto il pubblico per lei, Bianca Belair. Avanza Bianca, acclamatissima qui. Questa tipica fantastica treccia. Che all'occorrenza usa anche come arma. Saltellante come sempre Bianca Belair. La EST. Tutto il pubblico per lei. Ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo mondiale femminile WWE. Asuka contro Bianca Belair. Introducing the challenger from Knoxville, Tennessee, Bianca Belair. And her opponent from Osaka, Japan, the WWE Women's Champion, Asuka. Una Bianca Belair che invece dall'altra parte è già stata campionessa mondiale, ha anche vinto i titoli di coppia quando era in coppia all'epoca con Jade Cargill. Ma non è il momento, lei vuole alzare per la seconda volta il titolo più prestigioso della compagnia qui in WWE, e allora è il momento di iniziare il match di SummerSlam. Asuka contro Bianca Belair, titolo mondiale in palio. Fatto subito bene Bianca, c'è da dire, vedete che mosse che fa Bianca, però ribalta con questo calcione, poi Irish Whip, attenzione, shoulder block all'angolo. Attenzione qui, back breaker reiterato, sì, doppio back breaker. Asuka in difficoltà adesso dopo buon inizio, ma è durato pochissimo in realtà questo buon inizio, ora che ci penso bene. Ribalta Asuka, attenzione, che mossa, ma evita Bianca Belair, troppo telefonata a parer mio. Inizio blando ma interessante tra le due. Mamma mia, che botta Bianca Belair contro l'Apron Ring con la schiena. Bianca splash
su Asuka in difficoltà, la campionessa in questo frangente. Colpo di testa che va a sbattere, shoulder block. Standing shooting star press, fantastico di Bianca che sta distruggendo Asuka, ragazzi. Cioè, non abbiamo mai visto un'Asuka subire così nel nostro universe mode, almeno a memoria mia no. Funzione Bianca è pronta anche per la KOD, la Kiss of Death, ma Asuka ribalta e dice no. Ora prova a rimettere l'inerzia del match a suo favore, ma Bianca c'è. Grandissima prestazione della IST. Ha deciso di esplodere tutto nell'ultimo match, evidentemente Bianca Belair, cosa che non ha fatto durante le settimane di avvicinamento tra le due a SummerSlam. Attenzione, gola che va a sbattere contro le corde, quella in vantaggio netto Bianca Belair, ma Asuka ora ribalta, attenzione, possibilità per lei, calcione. Un'offensiva poco ispirata a parer mio quella di Asuka, almeno per il momento. Qui anche è stata lenta e infatti Bianca la prende, sta dimostrando una superiorità abbastanza sconcertante a dire la verità nel passare dei minuti. Prova lo schieramento ora, 1, 2 e attenzione, Asuka dice no, evita qui. Testa che va a sbattere, sembra fatta d'acciaio oggi la IST. Calcione ancora all'addome, poi la prende ancora, la porta, la trascina contro le corde. Attenzione, toglie il cuscinetto, ha qualcosa in mente The Empress of Tomorrow, ma lo stand Bianca Belair. Attenzione, prova ancora una volta, evita lo standing moonsault. Asuka, ginocchiata, lancia, colpisce in piena faccia. Attenzione, Asuka la prende con l'Asuka Lock, la sua terribile mossa di sottomissione, e la chiude. Attenzione qui, ma Bianca, no, in qualche modo riesce a spezzare la presa Bianca. Evita il calcione. Bianca rotola fuori dal ring. Si sta rimettendo in carreggiata piano piano Asuka, c'è da dire, ma Bianca a parer mio è ancora superiore. Attenzione, la solleva qui fuori dal ring, la powerbomb è letale, sit down powerbomb. Quindi inizia a contare, la prende ancora, seconda sit down powerbomb, ancora da battere la schiena della nipponica, della campionessa mondiale Asuka. Cominciata, vedremo chi dovrà affrontare Rhea Ripley, perché ricordiamo la vittoria contro Charlotte Flair, diventata la nuova number one contender. Bianca Belair, Asuka, attenzione, Bianca parte, mamma mia, devastante, l'ha rotta in due con questo elbow drop. Standing shooting star press di Bianca Belair, non si è visto bene, ma io sono in arena, sì. Attenzione, continua questo bell'incontro tra Asuka e Bianca Belair. La frusta con i capelli, l'avevo detto io durante l'ingresso che all'evenienza la usava anche come mossa. Attenzione, Asuka però la prende e la lancia via, ma non c'è conteggio fuori qui. Attenzione, Bianca sale, Asuka dice vieni, ti aspetto, evita. Attenzione, la Kiss of Death, schienamento, ma l'arbitro, attenzione, è distratto perché sta rimettendo il cuscinetto e aveva tolto Asuka in precedenza.
Però, attenzione, potrebbe essere decisiva questa distrazione. 2. Ragazzi, è stata ultra decisiva questa scorrettezza di Asuka. Bianca Belair aveva vinto, attenzione, un'altra Kiss of Death, no! E poi la prende per la scalocca, aveva vinto Bianca Belair, ragazzi. Ma l'arbitro si è distratto per rimettere a posto il cuscinetto. Bianca in difficoltà, attenzione, attenzione qui. Riesce a liberarsi, emozioni al cardiopalma, ragazzi. Mamma mia, che pensata furba ha avuto Asuka. Si è proprio salvata all'ultimo secondo. Grazie proprio al tempo. L'arbitro ha perso, ovviamente. Attenzione. Come la schianta, attenzione Bianca, ora potrebbe essere davvero la fine. 1, 2 e Asuka. Ci rimane malissimo Bianca Belair, ma che match incredibile questo. Attenzione, cosa fa Bianca? Sale sulla terza corda, vuol volare, vuol chiudere l'incontro a tutti i costi. Asuka si rialza, vola, crossbody, abbattuta Asuka che non riesce più a reagire. Rotola fuori dal ring per prendere un po' di aria, ma Bianca Belair è lì pronta, attenzione. Parte Bianca, che grandissimo volo. Standing, shooting star press. Attenzione Bianca, vuol connettere anche una Kiss of Death, una KOD, fuori dal ring, devastante ragazzi. E ora potrebbe tranquillamente alzarla e schienarla, buttandola sul ring. Ma continua a impedire Bianca, l'ha presa sul personale. Gliela vuole far pagare per quel fattaccio del cuscinetto del paletto di prima dove Bianca avrebbe vinto. Ma non deve sottovalutare l'avversaria Bianca. Attenzione, si rialza subito Asuka infatti. Ma ribalta Bianca Belair. Oh, shoulder block che va a vuoto. Oh, calcione. Serie di calci al volto. Attenzione Asuka. Oh, Codebreaker. Grande match ragazzi, grande incontro qui a WWE SummerSlam, il più grande party dell'estate. Attenzione, la trascina, potremo arrivare alle battute finali di questo incontro. La prende, potrebbe essere finita per Bianca. Lo riesce a spezzare, non si sa come, questa presa. E attenzione, la Kiss of Death che va a segno. Potrebbe essere la fine vera di questo incontro. 1, 2, 3. Bianca Belair è la nuova campionessa mondiale WWE al termine di un incontro pazzesco contro Asuka. Finisce il regno di Asuka, inizia quello di Bianca Belair, che è 2 volte campione mondiale nella nostra Universe Mode. Alza la cintura, felicissima Bianca Belair. La rincorsa, tanto, e alla fine l'ha vinta. Grandissimo trionfo per la EST of WWE, che si conferma tale. E ora ragazzuoli, è il momento del main event di questa puntata di questo pay per view, di questo WWE SummerSlam ragazzi. Vedete, prima c'era Paul Heyman e poi è stato tolto. Comunque main event valido per il titolo di campione indiscusso WWE
Cody Rhodes contro Roman Reigns, il campione, l'American Nightmare, lo sfidante, il Tribal Chief. Questo sarà questo grande match che attendiamo dopo la vittoria contro Tetsuya Naito di Roman Reigns, che ha vinto il loro secondo match in pay-per-view. Si è lanciato contro Cody Rhodes. Cody Rhodes, che a sua volta aveva sconfitto Gunther in Ring General, strappandogli il titolo di campione indiscusso WWE. Termine davvero di un grande incontro. Ecco qui che però sta per entrare il campione. E eccolo qua, dopo un po' di attesa, eccolo qui il campione, ragazzi, di American Nightmare, Cody Rhodes, campione indiscusso WWE. Ed ecco l'ingresso dello sfidante. Scusate, sono andato a bere una bella Coca-Cola fresca, che con l'estate che fa caldo. D'altra parte SummerSlam nel gioco, ma Summer anche nella vita reale. E ecco qui Roman Reigns, ex campione indiscusso WWE. Roman Reigns che da quando ha perso il titolo l'Hell in a Cell contro Tetsuya Naito nella scorsa stagione a SummerSlam, proprio dell'anno scorso, 2024, ha preso un grande periodo di stop, è tornato alla Royal Rumble, ha cercato in qualche maniera di rimpossessarsi della cintura, anche sfruttando l'Elimination Chamber, sia alla Royal Rumble per avere un match titolato a WrestleMania. Comunque non ci è riuscito, ma adesso ha la sua grande occasione di mettere le mani su quella cintura. Certo dovrà. Abbiamo due atleti, lo posso dire, che hanno un tot attualmente altissimo. Sapete, in Universe Mode si alza, si abbassa in base a le vittorie, le sconfitte, in base allo stato di forma. Siamo proprio al massimo assoluto, il picco massimo di entrambi gli atleti in questo main event valido per il titolo di campione indiscusso WWE, il titolo più importante qui in federazione, peraltro il più storico anche. Ma è ora il momento, ragazzi, perché Roman Reigns è pronto, Cody è pronto già da un pezzo, tutti in arena sono pronti, siamo pronti anche noi. E allora possiamo dire che questo main event valido per il titolo di campione indiscusso, come vi dice anche la grafica, può arrivare alle fasi iniziali, ragazzi. Tocca a Samantha Irving annunciare.
sempre brava la nostra Samantha Irving ad annunciare i contendenti del match. And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes! Al massimo anche Samantha Irving, ragazzi, all'annuncio. Ricordiamo, best 2 out of 3 falls, ovvero al meglio delle 2 cadute dei 2 schienamenti. Non basta uno schienamento o una sottomissione, bisogna farne almeno 2. E direi che possiamo iniziare, ragazzi, questo main event di WWE SummerSlam, il più grande party dell'estate. Cody Rhodes contro Roman Reigns. Best 2 out of 3 falls. Inizia molto bene Cody Rhodes, che sta mettendo in difficoltà, almeno in queste fasi iniziali, il tribal chief Roman Reigns. Grande offensiva dell'American Nightmare. Un American Nightmare che è il primo e finora unico wrestler che è riuscito a vincere il titolo mondiale di entrambe le federazioni principali nella nostra Universe Mode, quelle che portiamo settimanalmente, ovvero WWE e All Elite Wrestling. Infatti lui vinse anche il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling, che poi perse nella prima WrestleMania che abbiamo trasmesso, proprio in assoluto, il nostro primo pay-per-view proprio in assoluto, proprio nella stagione 2024-2025, in un Elite Circle Kazuchika Okada. Dall'altra parte Roman Reigns invece difese la cintura in un match a 3 che comprendeva anche Seth Rollins e Chris Strickland, ospite dalla Elite Wrestling, perché come ospite speciale alla Royal Rumble riuscì incredibilmente a vincerla e quindi si era guadagnato il diritto. E ora siamo arrivati qua, ragazzi, tanta strada sotto i ponti per questa seconda edizione di WWE SummerSlam. Cody Rhodes viene lanciato con la gola contro le corde. Per il momento meglio Cody Rhodes dello sfidante Roman Reigns a parer mio, ma con uno come Roman non bisogna mai dire queste cose, ma anche con uno come Cody, ragazzi. Attenzione, back suplex un po' tipico, mamma mia che volo di Roman, ma va a vuoto. Cody Rhodes ha detto di no. Calcione, l'arbitro conta, ricordiamo, siamo ancora sullo 0-0 tra i due, servono almeno 2 punti per vincere il match e cintura, ragazzi, che è in palio, ricordiamo il titolo mondiale WWE. Tanto ribalta qui Roman con una serie di cartoni nel muso, qui l'arbitro è arrivato a 6, 2 devono rientrare sui ring in fretta. Attenzione Cody, butta fuori dal ring di nuovo Roman con questa cross line nel momento in cui era appoggiata alle corde. Roman che stava rientrando, serie di pugni, back slab, ribalta qui Roman Reigns, ragazzi, in difficoltà il troubleshoot per il momento, nel computo totale dico, poi ripeto, Bruno, ma lui ci mette un attimo a ribaltare tutto, però per il momento tanto Cody Rhodes attenzione, lo prende con questa presa di sottomissione, ricordiamo fuori dal ring non vale schienamenti di sottomissioni. Attenzione Cody però che si rialza. Oh, qui siamo a 7, ragazzi, qui siamo a 7. Lanciato dentro il ring, ora Roman Spear ha preso Cody Rhodes e l'ha spezzato in 2. 1, 2, no, Cody Rhodes ha detto no, ragazzi, resiste la terribile Spear
di Roman. Neckbreaker ora di Roman Reigns. Come avevo detto ci mette un attimo lui se vuole a rimontare, scusate per il colpo di tosse, prova a svitare la testa di Cody Rhodes. Cody usa le corde per rialzarsi. Ricordiamo ancora 0-0 qui a WWE SummerSlam tra Cody Rhodes e Roman Reigns. Lo prende, Samoan Drop, difficoltà per il campione. Attenzione a Roman che sta alla sua terza corda, vuole esagerare Roman Reigns, parte con questo elbow drop a segno pieno. Cody Rhodes veramente in grossa difficoltà. Attenzione, ribalta tutto qui, ribalta tutto Cody Rhodes, gran maestria. Attenzione, lo prende, Crossroads, la mossa finale di Cody Rhodes. Attenzione, 1, 2, Roman resiste, entrambi hanno resistito alle mosse finali dell'avversario, la Spear e la Crossroads. Attenzione, moonsault fantastico, ma evita Roman. Serie di pugni, colpisce ancora. Attenzione, Roman è pronto per un'altra Spear, potrebbe essere la seconda che va a segno e trancia Cody. L'ha tranciato, ragazzi. 1, 2, e Cody. Ancora 0-0, ragazzi, questo main event di SummerSlam valido per il titolo mondiale di campione indiscusso WWE. Attenzione, Bulldog, Running Bulldog che sanguina Roman Reigns. È caduto malissimo di testa il treble shift. Attenzione, lanciato, rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma Cody secondo me è pronto a volare, infatti lo conosco troppo bene. Suicide Dive a segno su Roman. Che grande incontro, e siamo ancora 0-0, ragazzi. L'avevo detto io che erano al picco massimo, sono arrivati al picco massimo della loro condizione di questi due nella nostra Universe Mode 2. Attenzione, Roman ancora resiste anche dopo il suo Suicide Dive. È entrato fuori dal ring. Che aura si avverte, una parola che a me non piace usare in relazione al wrestling, ma usiamola, va bene. Che aura si avverte tra questi due, questo scontro epico. Attenzione, fantastico questo crossbody con avvitamento a un certo punto, non completo ma parziale, ad abbattere Roman Reigns. Sono sfiniti i due, ma siamo ancora 0-0, ragazzi. L'arbitro intima i due atleti a rientrare sui ring. E allora continuerà il conteggio. 3, Cody Rhodes, attenzione. Lancia Roman sui ring. Dropkick basso, ma evita Roman. Lo prende, attenzione. Flapjack. Batte malamente Cody Rhodes. Fa pressione sulla gamba per limitarne la mobilità. Attenzione, Roman lo prende. Pugno pieno a mano chiusa in fronte a Cody Rhodes. Roman si vanta un po', sa di avere un momento di grande vantaggio. Attenzione, Cody prova a rientrare, ma Roman gli è subito addosso e lo stende con questo braccio teso in salto. Testata anche. Attenzione, stare sul paletto, forse potrebbe essere l'1-0 a vuoto e colpisce. Ricordiamo un Roman Reigns sanguinante alla fronte già da un po'. Questo porterà probabilmente difficoltà. Attenzione qui, il pedigree alla Triple H, a segno il pedigree. Attenzione, Cody vuole preparare una Crossroads, è la seconda che subisce Roman in quel caso. Come Cody ha subito 2 Spear. Crossroads a segno
1, 2, 3. Cody Rhodes, il primo punto, il primo schienamento va a lui, 1-0. E attenzione, un'altra cross Rhodes, ora potrebbe essere la fine. Il di già, niente da fare, non si sa cosa succede, lo prende. Se crossroads ragazzi, ma ne ha subite 3 Roman Reigns. 1, 2, 3. Cody Rhodes sconfigge Roman Reigns ed è ancora una volta il campione indiscusso WWE. 2-0 per lui. E con questo Cody Rhodes festante che ha sconfitto Roman Reigns nel main event di SummerSlam, ragazzi, noi direi che ci possiamo salutare. Io mi sono divertito parecchio, un pay per view che ha cambiato veramente tanti ecosistemi di questa nostra Universe Mode. Praticamente sono cambiati tutti i campioni, tranne appunto Cody e chiaramente i titoli di coppia che per motivi di impegni appunto di Hobbs e di Lashley non sono stati messi in palio. Io quindi vi saluto ad un prossimo appuntamento alla nostra Universe Mode di WWE 2K24 e un bel saluto ragazzi.